Ragazzi, buongiorno a tutti, ben ritrovati in questo mercoledì 3 luglio 2024. Siamo qui di nuovo con un editoriale sul canale YouTube di Radio Rossonera, un mio editoriale dopo quello di settimana scorsa, che abbiamo visto che comunque ad alcuni di voi è piaciuto, quindi riproponiamo questo format dell'editoriale che ovviamente, lo so, non è a livello degli editoriali del direttore, però comunque provo a destreggiarmi anche io con questi editoriali. Per questo motivo vi chiedo subito di lasciare un mi piace. Se arrivassimo a 1000-1500 mi piace sarebbe grandioso, quindi vi invitiamo a cliccare like, a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e circa il 30% di voi non sono iscritti, e a lasciare un commento dicendoci la vostra, perché è molto importante per noi, molto importante che lo facciate, quindi fatelo. Se vi va, diteci la vostra nei commenti. State già leggendo i 3 temi di giornata che leggo anche io in questo momento: immobilismo attesa, Rabiot, Teo coi 7 milioni, Cialobà, Chukwuemeka, lo scouting dov'è? Questi sono i 3 temi di oggi. Io direi di partire proprio da immobilismo attesa. Il tema è uno, lo sappiamo, Joshua Zirkzee. L'ho chiamato immobilismo attesa per le differenti versioni, no, che c'erano e che ci sono state e che ci sono tuttora in questo momento per il Milan sul mercato, soprattutto sulla questione Joshua Zirkzee. Qualcuno diceva e dice che il Milan sta solo aspettando, il Milan cerca di capire se c'è la condizione più vantaggiosa, non vuole scendere a compromessi, e vedrete che alla fine Kia Joorabchian insomma allenterà la presa e quant'altro. Questa è la parte più di appunto attesa. C'è invece chi diceva e chi parla e chi parlava di immobilismo, quindi di un Milan fermo, di un Milan che non si sa quando e come si è reso conto che le commissioni erano troppo alte, che non si è mosso da queste commissioni, non si sa bene per qual motivo, e che soprattutto non sta lavorando, non ha lavorato a delle alternative. Ora, tralasciamo, perché tralasciamo la questione figuraccia, passatemi il termine, perché un mesetto fa, agli inizi di questa trattativa, era stato fatto filtrare, perché non è che i giornalisti se lo sono inventato di punto in bianco, era stato fatto filtrare che il Zirkzee fosse praticamente fatto, e poi invece col passare del tempo appunto è venuta fuori questa pantonima delle commissioni, questa faccenda che a quanto pare abbiamo tutti scoperto solo una settimana dopo rispetto all'accordo col giocatore. Ci sono cose che non tornano dal mio punto di vista per quanto riguarda questo affair Zirkzee. Il Milan non si può essere reso conto a metà giugno che Kia Joorabchian chiedeva quelle commissioni. Zirkzee viene seguito dal Milan da tantissimo tempo, il Milan sa da tantissimo tempo chi è il suo agente, come lavora il suo agente. Quindi onestamente mi viene difficile credere che siamo un po' caduti dal pero con le commissioni, motivo per cui mi viene difficile credere che tra le due la situazione fosse attesa. Per quanto mi riguarda era immobilismo, cioè il Milan era fermo, pregava probabilmente che nessun'altra squadra si facesse sotto, pregava che nessuna squadra di Premier League potesse puntare a Zirkzee o di altri campionati comunque, facendo magari leva o provando a fare leva sulla volontà del giocatore. Però quello che succede è che se giochi a un tavolo e a quel tavolo di Kia Joorabchian, poi rischi di farti male se rimani immobile, e rimanendo immobile il Milan, a quanto pare, secondo quello insomma che è uscito ieri, che è uscito anche oggi, insomma col fatto che lo United sembra aver ormai indirizzato e ben avviato la trattativa sia col giocatore sia con i contatti tra Ten Hag e Kia Joorabchian, tra Ten Hag e Zirkzee stesso, e quindi rischi di farti male, e se vuoi giocare il rischio è quello, e il Milan a quanto pare si sta facendo molto male. Questo immobilismo sembra che non stia pagando, ecco, e a me dispiace perché forse si poteva fare diversamente, cioè se sapevi da tempo di queste commissioni e sapevi che oltre un certo livello non potevi andare, forse avresti dovuto semplicemente molto prima alzarti dal tavolo e dire: va bene Kia, Joorabchian, grazie mille, arrivederci, vado sul prossimo obiettivo, per risparmiare tanto tempo.
Altrimenti, se volevi il giocatore dovevi tapparti naso, bocca, orecchi, chiudere gli occhi e alzare queste commissioni per risparmiare tempo, per risparmiare e soprattutto per risparmiare tempo anche sulle altre trattative di mercato e quindi chiudere Zirkzee in tempi più ragionevoli, in tempi più brevi, per poi fare tutt'altro mercato sia a livello economico, magari con qualche milione in meno appunto per gli altri reparti, sia per appunto avere Zirkzee già al raduno, avere Zirkzee o comunque se non al raduno, visto che poi è andato agli europei, per averlo successivamente, però per averlo presto, e invece adesso ci ritroviamo in altro immobilismo. Perché altro immobilismo? Perché l'alternativa qual è? Romelu Lukaku? Il Lukaku visto l'europeo, il Lukaku che nel girone di ritorno dove la Roma gioca bene fa 7 gol? Non lo so, altri nomi non sembrano esserci. Adesso aspettiamo di capire se magari il Milan, dopo una volta saltato definitivamente, se dovesse saltare definitivamente, perché ancora insomma a quando sto registrando io, che come vi diciamo sempre è il giorno prima, è la sera prima, quindi a poche ore prima, la questione non è saltata. Lo United è incredibilmente in vantaggio, ecco, rispetto alle concorrenti, quindi bisogna capire adesso il Milan cosa farà. Starà ancora fermo, lavorerà sui vari Gimenez, Dovbyk, io non lo so onestamente, quindi vedremo, staremo a vedere. Diteci e ditemi la vostra nei commenti, sapete che li leggo sempre. Molti si aspettavano un esito simile a quello che stiamo vivendo e ve ne do atto. Non dico che anch'io mi aspettavo la stessa cosa, però io mi aspettavo un sussulto da parte del Milan, o in un senso o nell'altro, cioè o che chiudesse o che appunto si alzasse dal tavolo e andasse direttamente su altri obiettivi. Questo immobilismo o questa attesa, se da qualcuno di voi è stata letta come attesa, è stata forse la mossa peggiore, tralasciando, e lo ripeto per chiudere l'argomento, quello che è stato fatto filtrare un mese fa, perché poi è bello ricordare lo scorso mercato, tutte le trattative chiuse in 4-4-8, i 1000 colpi di mercato, per carità, poi a cosa sono serviti, visto il risultato in campo, non lo so, però è anche giusto ricordare quando si prendono dei buchi nell'acqua. E quindi forse bisognava avere una comunicazione un po' diversa un mesetto fa e non prendere il volo subito e fare caroselli per Zirkzee, ma rimanere un po' più calmi. Mi auguro che sia da monito e da insegnamento per il futuro. Però, ripeto, tralasciamo quella parte perché è la parte più comunicativa, più legata al mondo mediatico, che poi col rettangolo verde c'entra poco, però esiste, perché, ripeto, un mese fa sembrava chiusa in 4-4-8, poi le cose sembrano andare diversamente, ripeto, a quando registro io c'è stata questa accelerata dello United, poi non so se domattina, quando uscirà appunto questo video, saranno cambiate di nuovo le cose, potrebbe succedere come no, abbiate pazienza in caso e cercate di capirci, ecco. Passiamo al secondo tema, che secondo me è un altro tema molto molto interessante, ovvero, leggo anche questo, Rabiot Theo e quei 7 milioni. Lo sapete, Rabiot a me piace tantissimo, ma veramente tanto, nonostante non stia facendo un europeo straordinario. La prima partita era stata discreta, le altre, un pochino meno. Però è un giocatore che secondo me ha tanta esperienza, qualità, tanti centimetri e chili, e non ne capisco più che altro troppo il senso tattico, perché sarebbe l'ennesima mezzala. È vero che potremmo anche fare un lavoro diverso su Yunus Musa, adattandolo e lavorandolo come diciamo mediano, come giocatore davanti alla difesa, cosa fattibilissima dal mio punto di vista, però comunque Rabiot sarebbe l'ennesima mezzala. Però pro e contro, un duplicato diciamo a livello tattico, però un giocatore molto forte esperienza. Qui non stiamo discutendo l'arrivo del giocatore dal punto di vista tecnico e dell'organico, stiamo discutendo le modalità economiche. Tanto sapete che ormai anche i tifosi non parlano più, non si limitano più solo e soltanto a guardare se un giocatore gli piace o meno, se un giocatore fa il caso della squadra che tifano o meno, ma andiamo anche sul lato economico. Perché? Perché c'è un tema, che è quello dell'ingaggio. Indiscutibilmente è un tema. È vero che a parametro zero, è vero che avresti solo magari delle commissioni
non so di che tipo ha la mamma e agente del giocatore, la signora Veronique, però è anche vero che è un ingaggio mostro, sarebbe palesemente il migliore della squadra, perché si parla di 7 milioni. Rafael Leao arriva, credo anche comodamente per i bonus che ha, 7 milioni, ma da contratto a 5 più 2. Rafael Leao, per non parlare di Maignan che prende 2,8, per non parlare di Teo Hernandez che prende 4 più bonus, per non parlare magari dello stesso Pulisic che ha fatto il primo anno a 4 milioni anche lui più bonus. Quindi a me è questo che lascia perplesso, cioè noi andiamo a prendere Adrien Rabiot, ripeto, un giocatore che a me farebbe impazzire perché mi è sempre piaciuto tanto e fa tanto anche lavoro sporco che per me viene un po' dimenticato, diciamo. Scusate se faccio spesso questo gesto, ma è il modo più classico per fare le virgolette, se no dovrei dire aperte virgolette, vabbè, insomma, avete capito. E il rinnovo di Teo? E i contatti per il rinnovo di Teo dopo le partite che sta giocando? Lui sì che sta facendo un europeo di assoluto livello. Cioè, allora, o ci dà un segnale positivo, nel senso possiamo dare 7 milioni a Rabiot, quindi non preoccupatevi per il rinnovo di Teo che se diamo 7 a Rabiot a 6 più bonus, a 5 più bonus alla Leao, a 7 stessi a Teo ci arriviamo, oppure c'è qualcosa che non va. Se poi dovessimo magari nel prossimo futuro sentire parole del tipo bisogna stare attenti agli ingaggi, bisogna capire come fare col tetto ingaggi, bisogna tagliare qualcosa, perché allora un acquisto o un interessamento come quello per Rabiot, non lo so, mi lascerebbe un po' perplesso. Anche qui voglio la vostra, so che ce l'avete detta tante volte su Rabiot, però proprio su questo tema, rinnovo di Teo, ingaggio di Rabiot, ecco, mi piacerebbe capire cosa ne pensate e dircelo nei commenti, perché ci sono tanti, diciamo, non lo so, tanti campanelli d'allarme, tanti cassetti che si aprono su questa operazione di Rabiot, secondo me. Come è composto il centrocampo, che è l'ennesima mezzala, che però è un giocatore d'esperienza e ne abbiamo persi tanti, che prende un ingaggio alto e quindi poi cosa fai con gli altri ingaggi, insomma non è un giocatore che fa discutere, secondo me, sarebbe un'operazione che farebbe molto discutere, soprattutto se i risvolti futuri dovessero essere non rinnoviamo Teo Hernandez, che per quanto mi riguarda è follia pura. Siamo andati via veloci su questo tema, vi prometto che chiudiamo veloci anche sul prossimo, anche perché il vero tema è stato il primo, quello legato a Joshua Zirkzee e all'attaccante in generale. L'ultimo tema è questo, Chalobah e Chukwuemeka. Lo scouting dov'è? No, è una domanda che io pongo, è semplicemente una domanda, cioè dov'è lo scouting? Dov'è il lavoro di ricerca di giocatori, l'algoritmo che ti pesca dei talenti incredibili, eccetera, eccetera? Perché a me sembra che Chukwuemeka e Chalobah li abbiamo trattati anche l'anno scorso, comunque eravamo interessati anche l'anno scorso e anche l'anno prima. C'è qualcosa che non mi torna, nel senso, magari i nostri dirigenti sono innamorati di questi due ragazzi, per cui prima o poi vorranno portarli al Milan. Potrebbe essere, non sto dicendo questo, però boh, mi aspetterei qualcosa in più. Cioè, forse ci stiamo dimenticando il Milan da che stagione arriva. Per carità, secondo posto in Serie A, 6 derby persi, 1000 infortuni, l'Inter che vince il campionato il giorno del derby, devo andare avanti, eliminazione barbina dalla Champions League in cui potevi indubbiamente fare meglio, eliminazione ancora peggiore in Europa League dopo aver rischiato in 2 turni semplici e poi sei uscito con la Roma che non era di certo il Brasile del 70. Insomma, mi aspetterei un qualcosa di più proprio dal punto di vista del lavoro, anche per i nomi, nella rapidità delle trattative, nel cercare un giocatore funzionale e prenderlo. Cioè, Fofana costa 25 milioni, vai e lo prendi, senza se, senza ma. Non ci devono essere né i Chukwuemeka né i Viffers e magari in ballo anche col Brighton di turno che tengano. Ti serve Fofana, ti serve un mediano, costa X, devi averlo a Milanello, se non per il raduno, per quando rientrano i nazionali, deve fare la tournée. Il Milan inizia la stagione il 17 di agosto, ragazzi, non il 20 settembre. Insomma, bisogna essere un po' più rapidi, un po' più concreti
poi magari ricollegandoci al punto iniziale, è tutto un grande disegno di attesa, io non sto dicendo questo, anzi invidio chi la pensa così. Per me un po' di caos, un po' di indecisione, un po' di mancata programmazione c'è. Poi mi auguro, come dico sempre, come dissi per Pulisic, mi auguro di sbagliarmi, perché poi noi vogliamo tutti il bene del Milan, no? Quindi se siamo dubbiosi, se siamo preoccupati, non è che godiamo di esserlo, speriamo di sbagliarci. Io mi auguro che questo sia chiaro a tutti voi. Ecco. E niente, tutto qua di base in questo video, in questo editoriale. Ditemi la vostra nei commenti. Io veramente su Cialobà Ciukwemeka rimango molto dubbioso perché cioè, l'attuale direttore tecnico, direttore sportivo di base ha sempre fatto lo scout e quindi mi immaginerei che proponga dei nomi o nuovi o un po' più di un certo livello, ecco, e non Ciukwemeka e Cialobà, che è 3 anni che proviamo a prendere o comunque 3 anni che ci siamo interessati. Dicevo, siamo arrivati in chiusura, grazie a tutti quelli che sono arrivati fino a questo punto, che in generale hanno guardato il video, vi lascio a tutti gli appuntamenti odierni di Radio Rossonera, continuate a seguirci e noi ci ritroviamo, presumo, settimana prossima, comunque prossimamente, con un altro editoriale, spero di non essermi dilungato troppo, anche se 16 minuti, quasi 17 forse, sono tanti. Ciao!